Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024. Andiamo a vedere quali sono gli adempimenti della tua anima attraverso quello che ti accadrà. Quindi affinché possiate realizzare il capolavoro della vostra vita nel modo migliore possibile, accelerare il bruciare karma e andare incontro al Dharma, ossia il grande capolavoro della vostra vita che siete venuti a manifestare qui, grazie alle sfide che vi sono state messe davanti, che sono le vostre vie di illuminazione. Ecco perché vi invito sempre a studiare i contenuti delle mie playlist, i podcast della playlist l'arte sciamanica, ragazze mie, soprattutto, perché lì ci sono le chiavi. Come tutte le nostre sorelle e fratelli stanno già facendo, vi metto anche tutte le testimonianze nelle playlist, perché la spiritualità è un empirismo radicale. Devi farci l'esperienza di qualcosa con gli strumenti che hai già dentro. Il più grande strumento è quello della fede, fede impeccabile nell'esistenza e radicamento nella tua vera natura. Detto questo, abbiamo un cielo, me lo sono scritto tutto qua, un cielo pazzesco per questo novembre. Abbiamo proprio l'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri, e quello che è forte per te, su cui andiamo a mettere l'attenzione, è questa luna piena nel tuo segno il 15 novembre alle 22:29. Sarà una super luna in Toro, ossia proprio il sedimentare quella bellezza della concretezza che solo il Toro sa dare. E, e da cosa scaturisce questa bellezza? Cioè, come la adempirà in questo mese? Con questo splendido Marte che passa in Leone, il 5, perché per tutti i segni questo Marte in Leone è la determinazione del coraggio, ci riaccende la voglia di agire per stabilire chi siamo. Questo Marte in Leone ti fa dire io valgo, e non ti farai più mettere in testa i piedi da nessuno, da nessuna situazione. Avrai proprio la determinazione, lo senti, avrai l'appoggio di Marte nell'abbattere ogni resistenza, ogni limite che ti separano dal vero tuo essere, dall'adempimento della tua prosperità in tutti gli ambiti della tua vita. E quindi abbiamo poi la Venere in Capricorno che ti permetterà di definire i rapporti. Che vuol dire? La Venere in Capricorno è una Venere, un mix di visionarietà e ambizione. Guarda sempre a quello che le cose possono diventare. Allora, se ci sono delle relazioni o delle situazioni un po' indefinite, un po' ambigue, un po' diciamo superficiali, no? Un po' che rimangono in superficie, allora questo è il mese in cui con questa Venere in Capricorno tu te ne disfi. Cioè le situazioni superficiali tu te ne disfi, tu vuoi concrete, con questa Venere in Capricorno definisce la concretezza, l'amore si fa con i fatti, le parole stanno a zero se non vengono concretizzate, ok? Allora tu vedrai, ti renderai conto se puoi investire o meno su qualcuno, se ci sono i presupposti animici, i presupposti di autenticità, ok? Ok, andiamo a vedere adesso rispetto a questo cielo, tanto poi durante la settimana facciamo video, eccetera. Ti consiglio di salvarti questo video perché è proprio il programma, il promemoria di questo mese, come adempiere a livello di studio su se stessi, lavoro su di sé, per adempiere al tuo capolavoro di vita grazie a quello che la tua anima ti proporrà. Andiamo a vedere prima di tutto con l'archetipo qual è il postulato imprescindibile entro il quale si farà la tua evoluzione in questo mese. Ok? Allora, qual è l'archetipo postulato attorno al quale graviterà la tua evoluzione in questo mese? Toro. Allora, vediamo. La guida rappresenta la naturalezza della divinità nella vita e in te stesso. Caspita, la guida interiore,
La guida interiore. Allora, l'aspetto in ombra è questo: colloca il beneficio economico e il controllo davanti all'insegnamento spirituale. Qua c'è un ribaltamento di valori per te. Ribaltamento di valori. Per te sarà di valore un apprendimento spirituale piuttosto che 1000 euro, ok? Cioè non farai le cose per denaro, per esempio, ma ti faccio degli esempi un po' estremi per farmi capire in soldoni. Non farai le cose per denaro, ma farai le cose per amore della divinità che ti muove da dentro, per la passione che ti muove da dentro. È come se il denaro rappresentasse una diretta conseguenza, un effetto collaterale di ciò che fai per passione. Cioè avrai questo postulato qui, perché quello che fai per amore della divinità che ti incarna, perché tu sei Dio, no? Dire Dio è un po' un concetto complesso. Tu sei una coralità di spiriti, pluralità di forze. Tu sei i tuoi antenati, perché dentro di te vivono, perché i tuoi antenati sono spiriti guida. Tu sei lo spirito della bambina interiore, il bambino interiore, hai il potere della parola, il potere creativo, sei la sciamana, lo sciamano, lo spirito del mago, lo spirito del genio, sei lo spirito dell'aquila, della visione, del tuo spirito animale. Tu sei tutta questa coralità di forze, di istanze. Allora questa coralità di forze, questa coralità di istanze, le metterai davanti a qualsiasi cosa farai, piuttosto che avere una mente oggettiva e razionale che fa le cose per la sopravvivenza, per vivere, per sopravvivere, in caso poi non rimango senza, in caso poi allora faccio le cose per denaro, tra virgolette, capiscimi quello che voglio dire, piuttosto che la soddisfazione del mio spirito interno, che è una coralità di spiriti. Ecco, allora tu metterai davanti, questo è il postulato evolutivo per te in questo mese. Ti riempie di più fare delle cose che hanno a che fare con il nutrire questi spiriti che hai dentro, come se avessi 1000 euro in più. Mi spiego? Cioè è meglio fare questo piuttosto che quell'altro. Queste saranno l'ambivalenza di questo mese, che ti permetterà a livello evolutivo di spingerti sempre più verso ciò che ti appaga a livello emozionale e spirituale. Va bene? Seguirai la guida interiore, è bellissimo qua questa carta, veramente bellissima. Non a caso abbiamo, non so se si vede qua, la carta è blu violetto, ha un po' a che fare con il quinto chakra e il sesto chakra, quindi parlare, no? Il quinto chakra è la parola e la comunicazione. Su un'ottava superiore, quindi l'ottava animica, il quinto chakra è la comunicazione, la lingua del drago, cioè la comunicazione con l'invisibile, con gli dei, con tutte quelle forze, quelle istanze che ti ho appena descritto. E questo violetto che c'è qua sotto richiama proprio il sesto chakra, cioè il terzo occhio, il potere della visione, fare le cose in funzione di ciò che, cioè meglio parlare con l'invisibile e farmi guidare dalla visione che l'invisibile mi dà. L'invisibile sono queste forze che ti ho descritto, piuttosto che preoccuparmi con la mente razionale delle cose e anche della mia sopravvivenza e anche del controllo, perché la tua sopravvivenza te la dà la fede in queste istanze, in queste forze. Allora quindi diciamo che il programma evolutivo si aggirerà in questo mese su questo. Bellissima carta di grande potenziamento spirituale. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli in questo caso. Toro. I colori della carta non si vedono bene perché qua c'ho le luci calde gialle e quindi forse non riuscite a vedere bene. Però è questo il senso. Vediamo un po'. Qua abbiamo poi una cosa fondamentale, mi sono dimenticata, anzi mi sta arrivando. Qua abbiamo il gufo, ok? Il gufo
apre gli occhi quando gli umani li chiudono, che vuol dire i valori sono ribaltati. Seguirai lo spirito naturale di cui il gufo si fa portavoce, piuttosto che la mente razionale. Quando il gufo apre gli occhi è il giorno per il gufo e invece gli umani vanno a dormire. Quindi quando gli umani vanno a dormire è notte, il gufo apre gli occhi. I valori sono ribaltati, cioè ribalti i valori. Ti invito a guardare, se non l'hai fatto, o a riguardare, se l'hai già fatto, la favola di potere della dea Nyx. La trovi nella playlist L'arte sciamanica, perché ti accende proprio, ti accende. Anche se l'hai già sentita, risentirla aggiunge un tassello in più, ok? Perché vi parlo proprio del gufo e dei topolini, che è una storia di potere sciamanica potentissima, ok? Allora, vediamo cosa ci dice l'oracolo per il toro in questo mese di novembre 2024. E credo che durante proprio questa luna piena tu avrai la percezione netta di questa coralità di spiriti che ti domina, che è all'interno di te, che ti abita. Vediamo. La ladra di sogni, rifiuto della vocazione. Ah, ecco perché, ecco perché. Vieni presa un po' per capelli e riportato... Cioè, diciamo che ci sono circostanze, ci possono essere circostanze in questo mese che ti fanno perdere un po' la via, però poi la recuperi. Cioè ti fanno perdere la via per ritrovarti. Non puoi ritrovarti se non ti perdi. Mm? Vediamo cos'altro. Sogno invernale, periodo di gestazione. La ruota della fortuna, buona sorte e tempismo. A fine mese ci sarà una svolta per te. Allora, perché? Diciamo che iniziamo il mese un po' con questo dilemma, no? Con qualcosa che ha a che fare con il tuo ego, che ti fa vedere magari la vita materiale, la realtà materiale, come se dovessi sopravvivere, allora ti devi accumulare qualcosa o ti devi, sei un po' in ansia per qualcosa che ha a che fare con una situazione economica o di controllo delle cose. Cosa succede poi? Abbiamo detto che questo è il postulato imprescindibile di questo mese, no? Ci sarà un periodo di gestazione rispetto a questa tua riflessione, a quello che abbiamo detto all'inizio, ecco perché ti suggerisco di salvarti il video, ok? Questo periodo di gestazione porta a un cambio, buona sorte e tempismo, la ruota della fortuna, il destino gira dalla tua parte, ok? Ok, vediamo i tarocchi cosa ci dicono in merito a questo. Allora, ci mettiamo questi, vediamo un po'. Toro, novembre 2024. Aspettate, qua ci sono altre carte in mezzo, le piccoline. Ok, Toro, novembre 2024. Cosa accade? Cosa presenta la tua anima a livello di realtà 3D, di realtà fenomenica? Cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del Toro, ai miei trascendentalisti? Vediamo. 4 di bastoni. 2 di coppe. 2 di denari. Il Papa, qua ci sei tu. Passi a rassegna un rapporto che stai vivendo con qualcuno. Qua ci sei tu. Allora, io qua vedo che potete avere o una convivenza con qualcuno, 4 di bastoni, 2 di coppe, 2 di denari e il Papa. O una convivenza con qualcuno, oppure sei in dubbio con un amore che c'è già nella tua vita, 2 di coppe, sei in dubbio. Oppure puoi avere dei dubbi rispetto a un amore, una connessione che c'è già nella tua vita o che entra nella tua vita. Che vuol dire in dubbio? Diciamo che non è un dubbio, siccome qua parliamo del Papa, cioè di valori, i valori, ciò in cui tu credi, no? Abbiamo detto che ci sarà la Venere in Capricorno che ti permetterà di definire un rapporto. Allora tu è come se con le tue credenze, i tuoi valori, parlassi secondo quello in cui tu credi, per mettere in equilibrio un rapporto che stai avendo, per mettere in equilibrio, per dare un nuovo equilibrio a un rapporto che stai già avendo,
per dire la tua rispetto ai tuoi dubbi che hai su come secondo te dovrebbe essere un rapporto con questa persona che c'è già o che può arrivare, ci abbiamo un 2 di coppe. Oppure qua parliamo di dualità. Ci sono due persone per alcuni di voi. E il Papa mi dice che tu prenderai una decisione in questo mese, in questa dualità. Vediamo un po' ancora cosa capita, cosa accade. 10 di coppe. Vivrai dei momenti molto belli con le persone che ti sono intorno, hai un buon intorno di persone che ti sono affini, vicino a te, anche nella tua casa, possono essere familiari o amici intimi, c'è questo supporto animico di persone che ti vogliono molto bene. L'appeso, vedi? Qua c'è una situazione di cui non sai cosa pensare con una persona che ami o con una persona che può arrivare in questo mese. L'appeso sotto il 2 di coppe mi sta parlando di una situazione di possibile fermo con questa persona o una necessità di cambiare prospettiva su come evolvere un certo tipo di rapporto. Cos'altro? La temperanza, e si parlerà molto. Si parlerà molto per dare un nuovo equilibrio alla relazione. Mi parlano essenzialmente di affetti e di relazioni qua per te, non mi mettono altre specifiche su altro, comunque poi lo andiamo a vedere. Ci sarà la necessità di dialogare per dare un nuovo equilibrio a un rapporto. Due denari, mettere in equilibrio, la temperanza, dare equilibrio, e sono soprattutto comunicazioni di cose che magari erano ferme con qualcuno. Cos'altro? E il carro, grazie a questo dialogo, a questa comunicazione, a questo nuovo equilibrio, si procederà secondo la tua prospettiva. Allora, mi parlano essenzialmente d'amore in questa stesa. In nessun'altra stesa, perché sto quasi finendo i segni zodiacali, mi hanno parlato essenzialmente prima di tutto d'amore. Nella tua sì. E significa che l'amore, le relazioni, la parte emozionale è molto importante per te. Allora, io ti dico, questo è il mese in cui si rivaluterà un rapporto. O può entrare in questo mese questa persona, avrai un incontro con questa persona, magari hai dei dubbi su come, no, approcciare, perché qua c'è un amore condiviso. Tu e questa persona vi piacete molto, c'è amore qua, comunque c'è una condivisione importante. Parlerete di questa cosa, cioè ci sarà un dialogo, ci sarà una... perché tu vuoi definire un certo tipo di rapporto. Grazie a questa elaborazione si cambia prospettiva con questo nuovo equilibrio raggiunto. E a fine mese ci sarà un periodo di gestazione, lo dicevano anche qua, no? E a fine mese con il carro mi parla del fatto che si trionfa, si va avanti, c'è un avanzamento anche rispetto a quello che tu vuoi, va bene? Ora, mi possono parlare anche di dualità, per esempio qua o tu devi scegliere tra due persone e sceglierai quello che per te ti dà radicamento, ti dà stabilità. Vedo che sceglierai in funzione di quello che a te dà radicamento, dà stabilità. Sì. Vediamo perché c'è l'appeso, l'asso di coppe. Per molti di voi c'è una dualità, cioè ci sono due persone, si deve scegliere tra queste due persone. Allora, con questa Venere in Capricorno che abbiamo? Che l'abbiamo dall'11 in poi, quindi c'è una sorta di... si definisce un rapporto dall'11 in poi per passare da 2 questa dualità a 1, oppure il rinnovo di una stessa relazione con delle... parlando seriamente di che cosa si vuole investire, che poi si sa, no? Il futuro non esiste, lo crei tu, il futuro lo crei adesso. Però chiarirsi da cuore a cuore, anima ad anima, con quello che sono le proprie credenze, i propri valori, in cosa crediamo in rapporto piuttosto di in cosa non crediamo, ecco, ci sarà questo confronto che porterà a questo trionfo, a questo avanzamento. Per chi sceglierà si passa da 2 a 1. La situazione è ferma perché c'è questa dualità. Però si passerà a questa opportunità nuova con una persona per chi deve scegliere, mi spiego? E qua ci saranno i tuoi valori che porteranno avanti la situazione, insomma. Non mi stanno parlando di lavoro in questo mese. Cioè,
Mi stanno parlando dell'aspetto emozionale. Vediamo un po', mettiamoci, siccome non mi hanno parlato proprio di lavoro qua, vediamo con queste. Sì. Allora, sul lavoro, per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro, sul lavoro, situazione attuale, 9 di coppe, ti vedo felice e contenta sul lavoro, comunque questa è un'energia molto bella il 9 di coppe, che mi parla di soddisfazione, al di là se c'è lavoro o meno, mi parla di una soddisfazione che ha l'energia attuale. Cos'altro? Cosa accade in questo mese, novembre 2024? Il diavolo. Wow, il sole, incredibile, bellissimo, asso di denari, ecco perché non mi hanno parlato di lavoro, della serie va tutto bene. Questo è un mese in cui vedo l'entrata di un'opportunità straordinaria in ambito lavorativo, notizie felici a cui stavi ambendo il diavolo, sono le tue ambizioni, perché parti già da una bella energia. E qua c'è un'opportunità in concreto nel lavoro, vedo entrate di denaro oppure un'opportunità in concreto, ciò a cui stavi ambendo. Vedo tanta felicità per il lavoro. Quindi non aggiungo altro, andiamo a vedere nello specifico, siccome nell'amore mi hanno messo un po' più nella parte affettiva e relazionale, vediamo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro? Andiamo a mettere la prima linea, prima fila della tua energia in amore. 4 di denari, 3 di bastoni, 3 di denari. Guarda, io qua vedo progettualità con qualcuno. O qualcuno che è a distanza e stai aspettando di incontrarti. Vedo un'apertura verso una progettualità con qualcuno. Ripeto, o stavi aspettando un incontro, una progettualità, oppure vedo che si apre il cammino da una situazione un po' più chiusa, si apre il cammino per qualcosa in più, o una certa progettualità, o un venirsi incontro. Che dici, facciamo questo, facciamo quest'altro, organizziamo dei piani. Vedo che c'è questa progettualità qui. Vediamo l'energia della persona che viene nei tuoi confronti in questo mese. 10 di coppe l'avevamo qui già. Asso di bastoni. Wow, 6 di denari. Io qua vedo una persona intenzionatissima a voler avere successo con te. Ti stupirai dei gesti di questa persona, asso di bastoni, e lo stupore, l'allegria, no? Questa persona prova un sentimento molto bello, molto profondo per te, c'è un 10 di coppe, sente la necessità di condividere con te, si sente a casa con te questa persona. C'è un bellissimo asso di bastoni che mi parla di questa energia vitale, creativa che ha questa persona nei tuoi confronti, anche passionale, sessuale. E il 6 di bastoni mi parla di una persona che ha il controllo, cioè so che voglio questo, quello che ti ho detto, che vuole avere successo con te, esito, successo. Magari la stavi aspettando, questa esploit di questa persona, o può essere benissimo una persona nuova, con la quale ci si intenderà, ma già ce l'avevano detto prima, mi spiego? Ok, vedi c'è il diavolo, una persona che ha anche molta passione e a cui piaci tantissimo, ok. Ok, vediamo un po' alla fine cosa accade in amore, energia finale per te. E l'imperatore, il diavolo a civicchia, re di bastoni. Io qua credo che si crei qualcosa di molto importante, forte. L'imperatore è una persona, anche se è donna, ribalta il concetto, è una persona che minuziosamente, con strategia, sa quello che vuole, assolutamente, e se lo prende. Il diavolo è una persona a cui questa persona la attrai fortissimo, re di bastoni è una persona che fa azioni nei tuoi confronti, che ti dimostra che fa e non vuole assolutamente sbagliare. Qua vedo l'imperatore, mi parla di costruzione, di radicamento, cioè è una stesa bellissima l'amore, bellissima, anche nel lavoro, cioè c'è un successo straordinario qua per te, si mette in equilibrio anche la parte concreta della vita, no? Lavorativa,
e anche della parte sentimentale. Vedo che c'è un radicamento, una concretezza, cosa che al buon Toro piace, no? Assolutamente. Bellissima, bellissima questa. Guarda, 9 di coppe, vedo tanta gioia in questo mese di novembre per te, eh? Vediamo energia positiva in amore. L'appeso energia positiva, tutto ciò che era fermo si sblocca e l'appeso l'avevamo anche qua sotto, se ti ricordi, sotto il 2 di coppe. Eccolo, va bene? C'è una situazione in cui si cambia prospettiva rispetto al rapporto, tant'è che si cambia prospettiva grazie a un ottimo dialogo che avviene da anima ad anima, da cuore a cuore. Tutto ciò che era fermo riparte secondo cosa? Una nuova prospettiva. E come ci insegna la Venere in Capricorno, prospettive solide che già vivrai in questo mese. Ok, vediamo un po' ancora il positivo, l'appeso e il sì. C'è il giudizio, c'è una rinascita totale dell'amore per te. Rinascita, rinascita, rinascita. Il giudizio mi parla proprio della rinascita dell'amore, della resurrezione dell'amore. E carta negativa, quale può essere in questo mese per te? Il 9 di spade, se c'erano delle preoccupazioni rispetto a una situazione che non avanzava come tu volevi, non ci saranno più. Va bene? Ok, qua abbiamo forti segni dell'Acquario, molto forte, del Pesci, Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Toro come te, Cancro, che può essere ascendente, Luna o Venere, o tu o l'altra persona, e Sagittario di nuovo, sì, e Pesci. Ok, vediamo un po', ragazze mie e ragazzi, cosa mi dicono i miei oracoli Lulei per tutte le ragazze nuove. Li trovate sotto l'info box in descrizione. Quanto vorrei le tue gambe ora. Che ti ho detto? C'è una passione irrefrenabile qua. Magari siete lontani tu e questa persona. Quanto vorrei le tue gambe ora. C'è proprio la voglia di passione, di sensualità, sessualità, però c'è anche tanto di spessore, c'è una concretezza qui. Vediamo un'altra. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Qua c'è una persona proprio che riprende il controllo della sua situazione, della sua vita, non vuole più cicli dolorosi. Io sono il padrone della mia anima e agisce nei tuoi confronti, ecco qua. Cos'altro? Sono pazzo di te, appunto. Ragazze mie, ragazzi, è una stesa bomba sia sull'amore che sul lavoro. Cioè, è una stesa bomba veramente sorprendente. E io credo che da metà mese, fine mese, tu te ne accorgi di questa cosa, perché anche l'oracolo come ultima carta mi parlava da un periodo di gestazione a boom, una bomba dopo, ok? Quindi, ragazze mie ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!